Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi vediamo quali sono i controlli che l'Agenzia delle Entrate fa e cosa vanno a ficcanasare sui nostri conti correnti in banca o in posta. Prima di iniziare il video però vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale qui su YouTube, qui sotto, e di attivare la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. L'Agenzia delle Entrate ormai sappiamo che è l'ente statale che fa i controlli e proprio per questo motivo fa anche dei controlli sui nostri conti correnti e sui nostri soldi. Infatti l'Agenzia delle Entrate controlla tutti i conti correnti bancari o postali con degli strumenti molto sofisticati e poi, dopo che ha controllato tutto quanto, fa tutta una serie di valutazioni e di incroci di dati. Quindi bisogna conoscere con esattezza quali sono le operazioni sul conto corrente che sono più controllate dal fisco. I controlli dell'Agenzia delle Entrate sul conto corrente sono fatte anche per mettere a dura prova tutti quelli che cercano di nascondere i soldi per poi non pagare le tasse, o almeno questo è quello che vogliono farci sapere. Come dicevo, infatti, questi controlli sono fatti specialmente a determinate categorie di persone che sono considerate molto più rischiose di altre, e poi proprio quelle persone si devono poi aspettare anche delle verifiche fiscali. Quindi con questo video cerchiamo di capire come evitare di finire accidentalmente nella maglia nera delle verifiche dell'Agenzia delle Entrate e cerchiamo anche di capire quali sono i conti correnti che sono più soggetti alle ispezioni e alle verifiche dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, quali sono le operazioni sul conto corrente più soggette ai controlli? L'anagrafe tributaria riceve tantissime informazioni sui nostri conti correnti. Ovviamente, chi è che comunica tutte queste operazioni all'anagrafe tributaria? Beh, è ovvio, sono proprio le banche le prime che fanno queste segnalazioni. Come dicevo prima, l'anagrafe tributaria riceve tutte le informazioni su movimenti di conto corrente, i bonifici in entrata e in uscita, i pagamenti con le carte di credito. Ovviamente è compresa anche quella ricaricabile, perché anche se è ricaricabile non è che è esentata dal controllo. E poi anche tutti i pagamenti fatti con il bancomat. Il fisco, proprio grazie a tutte queste informazioni, riesce a controllare i pagamenti e gli incassi di tutti noi cittadini. In definitiva, quindi, tutte le operazioni che la gente fa sul proprio conto corrente in pratica non sfuggono più agli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate. Prima di continuare il video, però, vorrei darti un'informazione che potrebbe interessarti. Oggi voglio parlarti dei miei fantastici orologi. Infatti, se ti piacciono i miei video e vuoi far parte della mia community, allora questi orologi fanno proprio al caso tuo. Oppure, se preferisci, puoi anche regalarli a qualcuno a cui vuoi bene. Per vederli e per avere maggiori informazioni sul prezzo e sulla spedizione, che tra l'altro è sempre gratuita, puoi visitare il mio sito internet e ti lascio il collegamento nella info box. Oppure puoi cliccare sulla i di informazioni per collegarti direttamente al sito internet. Come ti dicevo, hanno un prezzo veramente eccezionale e la spedizione è sempre gratuita. Ti aspetto! Ben ritornato al video. Come dicevo, poi, come se non bastasse, l'Agenzia delle Entrate, con il suo meccanismo assurdo che si chiama redditometro, si crea una specie di, corsia preferenziale per cercare di stanare tutti i tentativi di evasione fiscale. Poi, inoltre, oltre al redditometro, ha messo in campo anche un altro strumento che si chiama il risparmiometro. Questo risparmiometro è un altro meccanismo sofisticato che consente alla
all'Agenzia delle Entrate di individuare eventuali discordanze tra quanto una persona incassa, per esempio con lo stipendio, e quanto spende, perché in definitiva riesce a vedere quanto quella persona ha sul conto corrente in banca o in posta. Ci sono parecchie operazioni che l'Agenzia delle Entrate va a vedere sul conto corrente e che poi sono a rischio di controllo. Ora vediamo quali sono le operazioni più a rischio. Si parte dall'emissione o dall'acquisto di cambiali, poi c'è la richiesta di assegni circolari, i pagamenti con carte di credito o bancomat, i versamenti o i prelievi sul conto corrente in contanti e per finire, in dulcis in fundo, c'è anche la frequenza con cui si accede alla propria cassetta di sicurezza in banca. Ma non è finita qui, perché poi alle verifiche si aggiungono anche l'apertura di un conto corrente nuovo, il cambio della valuta estera, l'eventuale vendita di un immobile o di un'eredità e si controlla anche quanti soldi contanti finiscono sul conto corrente dopo che si è venduto dell'oro o degli oggetti preziosi tipo dei quadri. Ma quello che piace di più all'Agenzia delle Entrate e che gli attira l'attenzione è il saldo iniziale e il saldo finale del conto corrente. Ora parliamo dell'anagrafe tributaria. L'anagrafe tributaria allunga poi i suoi controlli su una quantità maggiore di dati e informazioni che riguardano le persone. L'anagrafe tributaria infatti va a controllare, oltre al conto corrente, anche tutta un'altra serie di dati, come per esempio la dichiarazione dei redditi, la presentazione dell'ISEE ordinario e anche le cartelle esattoriali. Poi riesce a vedere anche il pagamento delle tasse come per esempio l'IMU, la Tari o l'IVA. Prima di chiudere il video però ti dico anche che oltre a tutto quello che ti ho accennato prima nel video ci sono anche tantissime altre informazioni che arrivano all'orecchio dell'anagrafe tributaria e tutte queste informazioni gliele comunicano le banche, la posta, gli operatori finanziari e le assicurazioni. Ebbene sì, hai proprio capito bene, le assicurazioni. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto! Ciao!